L'agente di Skriniar ha fatto esplodere la bomba. Una situazione già complicata diventa oggi un caso molto spinoso per l'Inter, con dei risvolti pesanti che stanno emergendo proprio in queste ore. Il modo e i tempi con cui l'agente Sistici ha deciso di uscire allo scoperto sul caso Skriniar, proprio nei minuti in cui tra l'altro lo stesso Skriniar veniva espulso svoltando in negativo la gara di San Siro tra Inter ed Empoli, portano inevitabilmente ad una rottura netta e molto dolorosa con l'Inter. Quello che dice la gente però è una sua versione dei fatti, una versione dei fatti che ovviamente mette Skriniar più in buona luce in una vicenda dove sono stati commessi sicuramente degli errori, secondo me da entrambe le parti, e soprattutto dove però, qualcosa ancora non è chiaro e anche nelle parole della gente per me qualche dettaglio manca. Per cui ho deciso di ripercorrere gli ultimi mesi di questa storia, le tappe più significative di questa lunga telenovela, e durante questo percorso mi vado a porre 5 domande che poi rivolgo anche a voi, 5 domande che secondo me sono fondamentali per completare questa vicenda e sulle quali penso che dobbiamo confrontarci, in attesa poi di ulteriori sviluppi che mi immagino arriveranno già nelle prossime ore. Per cui, amiche ed amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciarci un mi piace per sostenerci e ad iscrivervi al nostro canale subito cliccando sul tasto iscriviti, perché come dicevo mi aspetto degli aggiornamenti già nelle prossime ore e di sicuro vi terremo aggiornati nei prossimi contenuti. Però questo è un contenuto in cui mettiamo un punto della situazione in questo momento per fare chiarezza su una vicenda dove appunto questa intervista sconvolge un po' le acque e gli equilibri, ma non dice tutto. E ho fatto un lavoro di ricerca piuttosto approfondito, ho cercato di mettere insieme tutti i tasselli possibili, rimettendoli poi nel giusto ordine, per cui vi chiedo di seguirmi per bene. Ho preparato anche una presentazione che mostrerò a chi ci segue su YouTube per permettervi di poter tenere traccia di tutto. Vi lascio poi in descrizione anche un articolo per poter rileggere i vari passaggi. Se siete interessati poi a rileggerli con più calma, trovate tutto nell'articolo in descrizione. Vi lascio anche il link alle dichiarazioni complete dell'agente di Skriniar, che saranno il filo conduttore, diciamo, di tutti i passaggi attorno a queste dichiarazioni. Andiamo a ripercorrere e a ricostruire questa storia. Non riparto proprio dagli inizi, riparto però da giugno, dove siamo ad inizio dello scorso calciomercato estivo, dove arriviamo con quello che probabilmente è il peccato originale, uno dei primi problemi in questa lunga telenovela, ovvero contrariamente a quello che ha sempre fatto la dirigenza dell'Inter e poi anche dichiarato, i dirigenti arrivano con un rinnovo non completato di Skriniar, che quindi giunge al mercato scorso, ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto e quindi in una posizione sicuramente molto scomoda. Non si presagivano però sicuramente grosse nubi sul futuro di un giocatore che precedentemente aveva rotto con il suo vecchio agente per rinnovare con l'Inter e aveva dichiarato proprio in quei giorni di voler diventare l'Hamsik dell'Inter. Però condivido la presentazione. L'agente Sistici, come dicevamo, nel suo intervento a Telenord proprio nella sera di Inter-Empoli, comunica, racconta all'inizio di questa sua intervista che in quei giorni lì, in quel periodo lì, l'Inter aveva deciso di ascoltare delle offerte per lui. Anzi, lui dice proprio chiaramente, l'Inter decide di mettere Skriniar sul mercato, una decisione presa dall'Inter, ovviamente non dal giocatore. Questa è la dichiarazione dell'agente, che poi mettere sul mercato è un concetto che secondo me va un attimino rivisto, ma tant'è. Sul difensore piomba quindi il Paris Saint-Germain praticamente da subito. Arriva una prima offerta a giugno, circa 50 milioni di euro, cifra confermata poi anche dall'agente Sistici, ma ci arriviamo tra poco. Il 20 giugno Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter, conferma indirettamente queste voci, anche se in quel momento, per un weekend soprattutto, la cessione più calda sembrava quella di Bastoni, che poteva finire al Tottenham. E Marotta arriva quindi con questa famosa intervista, che ormai ha fatto storia in questo ultimo anno, dove sostiene che appunto sostituire un difensore fosse più semplice in questo mercato rispetto ad un attaccante. Le parole esatte sono: in questo mercato in cui è più difficile sostituire l'attaccante che il difensore, quindi con ogni probabilità sarà il settore in cui siamo costretti ad agire. Ma
con Ausilio e Baccine stiamo ipotizzando delle alternative valide nel momento in cui dovesse partire uno di questi difensori. Dichiarazioni quindi a quei tempi dell'amministratore delegato Marotta. L'Inter aveva ben in testa una cifra da incassare comunque dall'eventuale cessione di Skriniar, ovvero 70 milioni di euro, per cui tengono il punto, quei 70 milioni vengono rifiutati contando da un lato, confidando nel rialzo, nel rilancio da parte del PSG, dall'altro sperando poi di riuscire a portare Bremer a Milano dal Torino come sostituto di Skriniar a delle cifre più contenute. Il 5 luglio noi di Passione Inter, io in particolare in prima persona sono stato ospitato nella sede dell'Inter, abbiamo partecipato alla conferenza stampa di presentazione della stagione, abbiamo avuto modo poi di confrontarci con i dirigenti e gli altri colleghi e come ho raccontato sia in quella data che poi nei mesi a venire, nei mesi successivi, sono emerse 2 notizie su questo tema della difesa e del sostituto. Prima di tutto i dirigenti avevano detto chiaramente che sotto ai 70 milioni di euro, con un'offerta inferiore a quella cifra, non si sarebbero nemmeno seduti al tavolo per Skriniar e quindi questo era molto chiaro. Sul caso Bremer poi devo fare una precisazione, nel senso che molti dicono bisognava anticipare l'acquisto di Bremer, Zhang doveva dare il via libera, poi si sarebbe venduto dopo qualcun altro, eccetera, eccetera. Non era così semplice in realtà. Ricordo che già lì in sede per Bremer si parlava sì di un accordo col giocatore, però si sapeva, i dirigenti erano molto chiari su questo, che trattare col Torino non era assolutamente semplice. I dirigenti ci avevano avvertito e dicevano che sarebbe stata dura. Pensiamo che il Torino avrebbe accettato 20-25 milioni di euro sapendo che nel frattempo, da lì a pochi giorni, stavano entrando nel vivo le cessioni di De Ligt al Bayern Monaco, diventata poi ufficiale il 19 luglio, 2 settimane dopo, oppure Koulibaly che stava per andare al Chelsea per altri 40 milioni, quindi di fatto il miglior difensore della Serie A che andava sul mercato in quel momento era Bremer e ci poteva scappare l'asta. Quindi dobbiamo tenerla bene in considerazione questa cosa. Parentesi, col senno di poi, viste le cifre di De Ligt e di Koulibaly, 50 milioni per un difensore di 28 anni come Skriniar in scadenza non è una cifra banale e questo dovrebbe essere forse da lezione per molti tifosi, me compreso da ora in avanti, sulle vicende di mercato. Comunque la Juventus poi con i soldi di De Ligt va dritta su Bremer e spende il doppio di quei 20-25 milioni di cui tanti parlavano e che era la cifra che l'Inter forse voleva spendere inizialmente. Qui probabilmente si entra in una fase di difficoltà, l'Inter valuta altri profili, Milenkovic che rinnova con la Fiorentina, cerca Akanji che poi va al Manchester City, pensa a Chalobah del Chelsea non troppo convintamente e arriviamo ad agosto. Il mercato va avanti, come dice Sistici stesso, l'agente di Skriniar, arriva poi un'altra offerta da parte del PSG da 50 milioni più 10 di bonus. Presumibilmente questa offerta arriva, diciamo, nella prima metà di agosto e lo stesso Sistici dice, ne avevano parlato anche i giornali, con molti particolari, la cifra iniziale di 50 milioni nell'ultima offerta era diventata di 50 più 10 di bonus. L'Inter rifiuta anche questa offerta, ma a questo punto mi pongo le prime 2 domande di queste 5 che mi sono preparato. La prima è: ma è pensabile che Marotta e Ausilio, prima di rifiutare anche questa offerta da 50 più 10, ma anche l'altra offerta da 50 milioni, cioè non hanno nemmeno parlato minimamente con Skriniar per capire le sue intenzioni? Si sono gettati totalmente nel buio nel dire: "Rifiutiamo e poi vedremo se riusciamo ad impostare il rinnovo di contratto?" Prima domanda che mi faccio e che al momento non ha risposta. Seconda domanda: ma è possibile che abbiano rifiutato di vendere Skriniar dopo la seconda offerta perché non avevano in mano un'alternativa credibile, quindi una volta perso Bremer? Oppure si sono fatti condizionare dagli umori della piazza e hanno deciso quindi di non perdere all'ultimo un giocatore come Skriniar per non accendere troppo la polemica e la discussione? È un'altra domanda che appunto al momento non trova risposta e che in base a quella che sarà la risposta che verrà fuori nel tempo dovrà indirizzare un po' i nostri commenti. Tra tanti tira e molla comunque arriviamo al 19 agosto dove è il presidente Zhang stesso in prima persona che prende la decisione netta di togliere poi dal mercato negli ultimissimi giorni di quella sessione il nostro giocatore
e nel frattempo, pochi giorni dopo, arriva dalla Francia una notizia riportata dall'Équipe, secondo la quale il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi avrebbe di fatto minacciato, possiamo dire così, l'Inter, che se non avesse accettato l'offerta presentata dal PSG si sarebbe preso poi Skriniar a parametro zero l'estate successiva. Una minaccia che appunto oggi sembra sempre più concreta. Uhm, Come fa capire l'agente Sistici poi sempre nel corso dell'intervista, fino ad allora, fino quindi a quel fine agosto, non c'era nessun accordo per il rinnovo con l'Inter, visto che appunto le trattative sono partite dopo, probabilmente verso settembre. La gente dice: "L'autunno scorso abbiamo risposto a tutte le richieste di incontro avanzate dalla società, dopo una serie di incontri preliminari abbiamo presentato una nostra richiesta economica e successivamente ad inizio novembre 2022 la società ci ha presentato una proposta. Circa un mese dopo, prima di Natale, ho comunicato all'Inter la decisione di non accettare la loro proposta. Giorni questi in cui iniziano le discussioni, che peraltro coincidono con quelli dell'intervista del 13 settembre, Viktoria Plzen-Inter, la partita in cui Skriniar ai microfoni di Sport Mediaset risponde alla domanda sul rinnovo e dice: "I tifosi dell'Inter mi conoscono in tutti questi anni, quindi ovviamente sulla domanda erano quante se c'era speranza di rinnovo e lui risponde: "Ovviamente perché i tifosi mi conoscono". A novembre poi, come ricorda anche Sistici, l'Inter quindi formula questa proposta di rinnovo che, come sappiamo era una proposta di rinnovo non ritoccabile verso l'alto, era il massimo che l'Inter poteva offrire, circa 6,5 milioni di euro più bonus in quel momento. E in quei giorni arriva un'altra intervista, celebre, importante, prima di Bayern Monaco-Inter, il 1° novembre, Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter, dichiara: "Skriniar ha un valore superlativo sia in campo che fuori, sono ottimista e spero tanto che si possa arrivare ad un accordo entro la fine del campionato il 13 novembre, inteso entro la sosta per il mondiale. Ci sono i sentori oggettivi per dire questo". Queste sono le parole di Marotta. Oggi Sistici, ritornando a quel periodo lì, dice di aver rifiutato, quindi circa un mese dopo, prima di Natale, ho comunicato all'Inter la decisione di non accettare la loro proposta, scelta ribadita ad inizio gennaio, prima della finale di Supercoppa, quando ho informato anche i dirigenti nerazzurri, Marotta e Ausilio, che ci ritenevamo liberi di ascoltare altre offerte di altri club. E mi faccio quindi una terza domanda a questo punto: ma quanto aveva chiesto quindi l'entourage di Skriniar come richiesta economica presentata al club? Lo stesso agente parla di richiesta economica, quindi si è parlato di richiesta economica, non di livello progettuale, che progetto ci sarà all'Inter. L'agente dice richiesta economica. Quanto aveva chiesto? 9 milioni? 10? Cioè una cifra che a quel punto poteva dire direttamente che non avrebbe rinnovato e che se ne sarebbe andato, perché sapeva bene, tutti sapevano che il limite per l'Inter era attorno ai 6, 6 e mezzo, che poi l'Inter effettivamente ha offerto. Che senso ha chiederne 9 se non andare alla rottura dicendo: "Io comunque ho provato a dare una chance all'Inter per rinnovare il contratto". Questo è un passaggio che, non ci lascia un attimino con qualche dubbio quindi. Arriviamo poi a gennaio, ci sono altre dichiarazioni, diciamo, di cauto ottimismo dell'Inter, fino ad arrivare al prepartita del derby di Supercoppa. Sempre Marotta aveva detto: "Non abbiamo fretta di arrivare ad una conclusione, dobbiamo lasciare Skriniar tranquillo, prenderà la sua decisione, ma è un professionista serio ed il nostro ottimismo è sincero ed è legato a quello che Skriniar rappresenta". Qui personalmente ricordo che in diretta, mentre commentavamo le dichiarazioni, c'era qualcosa di meno convincente secondo me, ma comunque si parlava di ottimismo. Quindi, quarta domanda, quello di Marotta prima della Supercoppa, quindi era tutto un bluff totale, cioè si stava cercando un modo per arrivare a fine stagione senza scoperchiare il caso? La gente, come dicevamo, ha parlato in queste ore di un rifiuto che era stato comunicato e confermato prima della Supercoppa. Ecco, e quindi qualche dubbio qui arriva. Subito dopo la Supercoppa poi cominciano a filtrare altri segnali negativi su Skriniar. Fino a sabato eravamo in diretta, l'abbiamo commentato live sul nostro canale, le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del PSG Galtier. Galtier che dice: "La priorità è un attaccante, non so dire se Skriniar arriverà a gennaio o in estate. Non so dirlo, la dirigenza sta lavorando". Non era una conferma direttissima, non è che al 100% conferma la trattativa, però diciamo che alla luce di tutto quello che sta avvenendo un indizio in più sicuramente pesante. Arriviamo quindi infine
alla partita Inter-Empoli. Inter-Empoli in cui Skriniar viene espulso, contemporaneamente il suo agente, come dicevamo, è a Telenord a fare queste dichiarazioni. Nessuno dei dirigenti si presenta nel pre e nel post partita ai microfoni delle varie emittenti, le varie TV, mentre diciamo molto spesso Marotta comunque negli scorsi mesi ha parlato, come vedevamo anche dalla nostra ricostruzione, in questo caso no. La gente quindi va in TV a fare queste dichiarazioni che abbiamo ascoltato e io mi chiedo anche qui, quinta domanda allora che mi faccio: perché questa scelta ora di uscire allo scoperto in quel momento lì, durante una partita, con quei modi soprattutto? Perché fa questa intervista? Perché manda la gente a fare questa intervista? Probabilmente per uscirne pulito e scaricare tutte le colpe sulla dirigenza, per andare alla rottura e partire subito a gennaio, però partendo subito a gennaio probabilmente rinuncerebbe ad un bonus pesante alla firma che secondo i quotidiani francesi sarebbe stato promesso. Quindi perché fare questa scelta in questo momento e con questi toni? A me l'uscita dell'agente di Skriniar ha fatto molto riflettere, perché siamo passati, come dicevo, da un giocatore che rompe con il proprio agente pur di rinnovare con l'Inter, ad un gesto così forte del nuovo agente e così fuori luogo con un altro agente che è poco conosciuto, che però va in diretta TV e durante la partita soprattutto, va anche con un filo arrogante secondo me nelle dichiarazioni, tant'è che secondo la Gazzetta dello Sport in queste ore l'Inter avrebbe valutato anche un'azione legale, diciamo così, perché la gente parla in un passaggio anche di contatti con altre società oltre al PSG, quindi contatti che potrebbero essere avvenuti in periodi in cui da regolamento la gente del calciatore non avrebbe potuto avere contatti con altri club. È una situazione un po' nebulosa sotto tanti aspetti, in cui secondo me non si può andare avanti ora insieme fino al termine della stagione, perché non metto in dubbio la professionalità di Skriniar assolutamente, a livello ambientale però temo non sia gestibile questa cosa. Il problema è che oggi l'Équipe, che è sempre piuttosto informato sul PSG, dice, il quotidiano francese, l'Équipe, dice appunto che dopo l'addio di Sanabria il PSG sta cercando soprattutto un attaccante, quindi non avrebbe spazio per investire circa 20-25 milioni che servirebbero per il cartellino di Skriniar, a causa anche del fair play finanziario. Fa un po' ridere, però è quello che emerge. Mi attendo quindi degli sviluppi sicuramente nelle prossime ore. Fatto sta che ci siamo infilati in un bel guaio e l'Inter, lato dirigenza, ha sicuramente sbagliato nella gestione arrivando così vicini alla scadenza. Forse c'erano anche dei problemi a livello di bilancio, magari nel rinnovare prima quel contratto, forse magari hanno sopravvalutato il cartellino del giocatore in quella situazione o hanno sottovalutato la complessità di una trattativa per il rinnovo del contratto. Dall'altro lato capisco che il giocatore si possa essere sentito messo in discussione e qualcosa possa essersi incrinato. Faccio fatica a pensare che stia comportandosi così solo per ripicca nei confronti dell'Inter e faccio 2 considerazioni finali. La prima: così come il giocatore ha il diritto comunque di ascoltare nel periodo previsto dal regolamento le offerte che arrivano anche da altri club, non prima, ma nel periodo in cui il regolamento lo prevede, lo capisco quindi che possa ascoltare altre offerte, quindi però dall'altro lato credo che anche l'Inter, proprietaria del cartellino e del diritto alle prestazioni del calciatore, abbia il diritto di valutare eventuali proposte dal mercato e tra il valutare offerte rifiutando 50 milioni di euro e mettere un giocatore alla porta, secondo me c'è differenza. Punto numero 2, in un punto qualsiasi non ancora facilmente definibile di questa vicenda, per me c'è stato un passo indietro di Skriniar che ha colto tutti di sorpresa e secondo me c'è un momento in cui qualcuno, diciamo, dall'entourage o comunque il giocatore ha cambiato le carte in tavola, ha fatto un passo indietro, ecco, perché altrimenti vorrebbe dire che la dirigenza ha sbagliato veramente tutto dall'inizio alla fine, ma nonostante io abbia in alcuni momenti criticato la dirigenza quando secondo me era necessario farlo, abbiamo comunque dei professionisti che molti ci invidiano e che sicuramente sono di grande spessore. Quindi per me qualcosa ad un certo punto Skriniar ha cambiato in tavola. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. Spero di avervi fatto un po' chiarezza, un po' di ordine su tutta la vicenda. Aspetto i vostri commenti a questo contenuto che abbiamo anticipato nelle scorse ore nel club di Passione Inter. Ci siamo molto confrontati su passioneinter.club, quindi se avete apprezzato il nostro lavoro, volete partecipare anche voi e sostenere il nostro progetto per portarvi sempre più contenuti come questo, potete sostenerci su passioneinter.club e noi in cambio vi facciamo accedere alla nostra
community esclusiva dove ci confrontiamo su questi temi e non solo. Vi invito ad iscrivervi così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che arriveranno nelle prossime ore con i prossimi aggiornamenti. Vi lascio poi con un altro approfondimento il nostro Simone Frizza, trovate il link in descrizione per chi ci ascolta in podcast e su YouTube vi basta cliccare proprio qui.